Abbiamo iniziato per Chiara. Ciao Monica. Ciao. Hai già avuto modo di connetterti a lei ascoltando i suoi punti e vedendola in video? Vedo che sarà censurato per la pubblicazione. 5, 4, 3, 2, 1. Molto tenera come immagine. Ci mostra un girasole i cui petali è come se fossero aspirati verso l'alto. È come se a tratti Chiara desiderasse andare verso la sorgente, scappare in un certo senso dalla terra. Però è come se invece le radici di questo girasole fossero molto profonde e anche molto legate alla terra. Quindi ci sono proprio queste due spinte opposte. Ti dà l'autorizzazione? Così? Sì, i petali iniziano a fare una danza. La danza rappresenta il suo sì. Va bene. Vibrazione di Chiara. 5 miliardi. Mm. Consapevolezza. 131. Anima. 46. Vite. 1979. Cervello. 8 e mezzo. Suscettibilità ipnotica. 32. 3, 4D. 73% terza dimensione. Vivacità animica. 68. 61, 8. 81, No, 68. 68. Mi stavo schiarendo la voce. Ok, allora i valori, tranne la vibrazione che non è male, sono un po' così. Tanta 3D, poca consapevolezza, poca si può per dire ovviamente, perché per arrivare a fare una sessione bisogna avere già la consapevolezza del 0,1% della popolazione italiana, quindi insomma siete tra i primi, ma siccome questa è una classe di persone speciali, si fa diciamo, il confronto con le persone speciali. Il nome del progetto di Chiara, vediamolo. Mi viene mercato popolare. È come se lei si trovasse all'interno, la sua vita fosse questo mercato in cui ci sono tanti incontri, alcuni anche molto superficiali, c'è poca privacy essendo in un mercato e poi c'è sempre un po' l'attenzione alle spese. Quindi si trova in un mercato popolare, non può più di tanto spendere, deve sempre fare i conti. E c'è poco spazio per se stessa, ci sono pochi confini, vedo che c'è tanta gente, quindi le arriva la gomitata, quindi il suo spazio viene invaso. Non te l'ho chiesto, Chiara. Posso dire la tua città? Sì, non ci sono problemi. No? Sei sicura? Preferisci di no? Non sei sicura, ma sei sicura, ok. Ma posso dire? Ah, perché mi piaceva, c'è quella cosa poi del terremoto. Per cui, diciamo che bazzica nella zona dell'Aquila, diciamo così. Va bene, vediamo le entità eteriche. Mm. E in effetti il falconiforme c'è, no? Mm. Però qui viene rappresentato da un gabbiano e mi fa proprio vedere questo gabbiano che si avventa sui pesci, pesci intesi proprio come abbondanza, come possibilità di guadagno, li afferra e li porta via sotto lo sguardo di Chiara.
Poi c'è un giaguaro come felinoide e penso che qua sia molto il retaggio familiare di un certo tipo di commercio legato anche alla carne, no? Mm? Perché veramente il giaguaro è un animale molto predatore. Mm. Ehm, Poi ci sono delle termiti infestanti che è come se andassero proprio a mangiare, a rosicchiare tutto quello che viene costruito da Chiara e d'altronde anche dalla sua famiglia, perché lei è un tutt'uno con la sua famiglia. Mhm. E poi invece del secondo universo c'è tipo una specie di piovra con dei tentacoli molto lunghi e delle ventose molto potenti e quando Chiara prova ad allontanarsi dal territorio, diciamo così, di competenza della piovra per provare altre esperienze, la piovra la recupera immediatamente. Avvolgendola, quasi stritolandola con i suoi tentacoli per riportarla lì. E poi l'altra è una specie di, sembra un fantasma, no? Ricorda molto La sposa cadavere del cartone animato di Tim Burton. E questa era una sposa che era morta perché era stata ingannata. Cioè lei era arrivata all'altare Mhm. convinta di sposarsi con quell'uomo, ma quell'uomo era solo, per esempio, interessato ai suoi beni e quindi l'aveva uccisa per prendersi possesso di questi beni. Mhm. Per cui rimane questa eterna sposa insoddisfatta, infelice, con la sensazione di essere stata tradita e di volere invece, no, l'amore, di volere la purezza. Secondo universo? Sì, 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 questo è il secondo universo, esatto. E poi ci sono tre DL. Mentali, vediamole. La prima è molto molto intensa, si chiama Pater Familias e all'interno ci mette due figure che per lei sono essenziali e che in modo diverso hanno prodotto in lei un forte dolore, una voragine. Perché da un lato vedo il legame e la figura in sé per sé del suo padre naturale, diciamo così, Mhm. che si è irrimediabilmente ammalato. Però mi fa anche vedere come questo padre, da un punto di vista metaforico, ha un cappello molto calcato sul viso e che non riesce a intravedere gli occhi, quindi non riesce a comprendere le emozioni. Prima era così quando lavorava tanto, Mhm. era assorbito dalle sue responsabilità. Adesso è così anche per via della malattia che in un certo senso l'ha anche parzialmente congelato. Ma paterfamilias si riferisce anche a questa enorme mancanza che lei sente di questo, alla fine quasi secondo padre, che è venuto a mancare per lei. E lei sente davvero un vuoto profondo. E quindi io direi che questo è a livello 7. Mm. Intanto 7, eh? Lo so. L'altra si chiama Forbici difettose. Mi fa vedere la difficoltà di Chiara di recidere, anche solo energeticamente, alcuni legami ehm, o che magari hanno fatto il loro tempo, oppure certi legami che andrebbero recisi per alcuni cordoni, mentre attivi per altri cordoni. Ma lei non riesce. E questo fa sì che lei non riesca, sempre tenendo in mente le forbici, a ritagliarsi degli spazi propri. Lei non li ha. E direi questo è un livello 5. Mhm. L'ultima che mi viene si chiama disagio.
Ed è come se lei avesse costantemente questa sensazione di non sentirsi bene, di non sentirsi rilassata e adatta, in quasi in nessun contesto. C'è sempre un qualcosa che la tiene un po', tormentata, inquieta, anche durante il sonno, quindi non solo di giorno quando è sveglia. Direi a un livello 4-5. Ok, basta. Mh-mh. Impianti. Eh. Allora mi fa vedere che come impianto mentale ha questo metro da sarta intorno alla testa, perché, è come se ci fosse molto, il senso della responsabilità e del giudizio mescolati fra di loro. Lei si giudica molto. È come ha una certa severità, okay, verso se stessa, perché si sente molto responsabile, di tutta la famiglia. Ehm, quindi questo le rende, non so come dirti, la vita molto pesante. Non sa, avere dei momenti di leggerezza, delle pause. È sempre lì che misura ogni cosa. E mi fa vedere tra l'altro che, ha come delle assi di legno appoggiate all'addome e poi altre assi di legno, dietro in corrispondenza, quindi zona lombare, ed è come se queste assi di legno fossero attratte le une dalle altre e quindi si crea proprio una sorta di compressione. Ed è quella compressione che le dà questo, senso di nausea, di disagio, e anche il vomito proprio. Mhm. Poi mi fa vedere, il ginocchio destro fasciato, perché è come, a, rammentare a se stessa, tutto questo vuoto che le viene dalla parte maschile padre. Ed è come in un certo senso immobilizzare anche una parte di sé, così come immobile è il padre nella parte destra. Mh. Mhm. Il padre si è sentito davvero crollare quando non ha più potuto sentirsi come era prima il sostegno della famiglia. Quindi proprio la sua parte destra, che è la sua parte maschile, che è, la parte del pater familias, si è completamente bloccata, perché lui non riusciva più a rivestire quel ruolo, che alla fine era stato l'unico ruolo in cui lui si era identificato. Mhm. Lo chiamiamo il papà, basta, i impianti sono questi. Mh. Lo chiamiamo il padre nel cinema, insieme alla mamma, le sorelle, l'amica dei sogni e l'ex. Okay. Sì, ci son tutti quelli che abbiam citato, sì. Chi è più contento di essere nel cinema? Mi sembra allora, sicuramente le sorelle, sono molto partecipi, però guarda io vedo anche che anche il padre è contento di essere qui, sai? È come se si sentisse compreso. Infatti lui, qua al cinema viene che ha immobilizzata solo la parte destra inferiore, sai? Non quella superiore qui nel cinema. Mm. Va bene. Chiamiamo col portale aureo aperto l'amico di famiglia. Lo vedo in lacrime. È proprio come se, dicesse: "Mi è stato strappato il cuore". Mm.
Um, è come se lui abbia vissuto veramente un po' un atto di violenza. Ah, stop. Ricordiamoci che il nostro passato da vivi è un costume di teatro, che è un gioco che facciamo anche finta e recita di essere tristi. Esattamente. Siamo Infatti tutti attori. Mm? lui è come se, ovvio che sta lavorando su questa cosa, ok? E non è che tutti abbiamo la stessa consapevolezza. Mm. Il processo di aumento della consapevolezza continua anche dopo. Lui alterna questi momenti in cui si sente lacerato a dei momenti carini, quasi consolatori. Adesso, per esempio, sta mangiando un budino. Mm. Al Eh, cioccolato. è Perché? addirittura cioccolato e vaniglia. Mm. Perché è come se Chiara l'abbinasse alla vaniglia. Quel dolce, quel colore, quel profumo. È come se... Chiamiamo, se c'è, la sorella morta alla nascita. No, perché si è già reincarnata. Ok. Dove? Penso in Spagna. Non subito. Quindi, Dopo tipo 4-5 anni. quindi ha un... vabbè, quello che ha. Perché non sappiamo dopo quanto è nata poi Chiara. Va bene, la salutiamo. L'amico di famiglia, diamogli una Vic teatro, cioè è un personaggio di teatro. Chiara è un personaggio di teatro. La vita che ha avuto è stata una recita e se uno pensa a un caro estinto sulla base di quelli che sono stati gli eventi che hanno contraddistinto la nostra interazione con loro in vita, ci stiamo basando su una recita. Per carità, tutti siamo mossi alla commozione, però è una recita. Guarda, l'istante prima che tu pronunciassi la parola teatro, lui era già seduto su una poltrona rossa di quelle che ci sono nei teatri, tipo metti la Scala, no? Nei teatri molto belli. Mhm. Quindi ha iniziato così da spettatore. Aveva già visto, no, in che direzione stavi andando tu con il tuo discorso e ha iniziato a vedere che sul palcoscenico ci sono Chiara, le sorelle e anche i genitori di Chiara che fanno come una specie di ballo, di spettacolo, sembra quasi un musical. E dopo poco si è inserito anche lui. Lui è al centro. Cosa dice a Chiara? Sei mia figlia, sei come mia figlia. Ti accarezzo i capelli mentre tu te li spazzoli. Ti rimbocco le coperte la sera, ti do il bacio della buonanotte. Ti ascolto quando, non so se Chiara a volte scrive dei pensieri, ehm, o quando lei fa come dei suoi monologhi. Ti ascolto. Magari col pensiero dei ragionamenti. Sì, fa dei discorsi interiori. Lui dice io ti ascolto. E Chiara cosa gli dice? Cosa risponde?
e sto cercando il modo di non sentire così forte questa mancanza. Però mi sembra che tutte le cose importanti mi vengano portate via. Non so come fare a intendere diversamente, a sentire diversamente. Poi c'è qualcosa che riguarda un armadio, perché mi fa vedere quest'armadio. Cioè? È come se lui in qualche modo, attraverso quest'armadio, potesse dare dei segni di sé. Probabilmente è un armadio fatto in una maniera particolare, per cui si possono vedere, capito, delle sagome, delle luci. Va bene, se è pronto, l'amico di famiglia lo salutiamo. Lui dice a lei: a volte ti senti in prigione. E dice: c'è il modo di liberarti, c'è il modo di liberarci. E vedo che la bacia in fronte, nella parte alta, vicino ai capelli. Come? Prendendole proprio la testa con le mani e si appoggia con le labbra alla sua attaccatura dei capelli, come se fosse una bimba. E lei cosa fa? Sente un calore forte, sente un padre. Monica, come la vedi la Vic Teatro? È come se fosse, mi viene una specie di fiore che sostiene tutto il teatro, proprio ad indicare un paradosso, no? Se pensiamo al teatro come struttura, come solidità, sostenuto da un fiore, proprio per indicare l'illusione della nostra esistenza. E questa Vic permette di vederla, questa illusione. Va bene, lo salutiamo e chiudiamo il portale aureo. E lui dice: sei bella come il sole. Adesso Chiara realizza, se vuole, 7 Big Teatro. La prima è per sé e le altre sono per tutti i componenti del cinema. Come se scegliesse dei componenti, dei capi d'abbigliamento per tutti quanti. Perché per sé ho visto che ha scelto un bottone. Mm. Per il papà una cerniera lampo, per la mamma un ditale, che comunque insomma è legato alla creazione di abiti. Eh, Alex? una toppa. Mm. Alla sorella grande? Mm, eh, forse non è proprio legata all'abbigliamento perché è una specie di piccola coroncina, E alla seconda? una cintura. Beh. Monica, più che analizzare l'ex, ti chiedo la causa esoterica della sfera sentimentale un po' problematica, un po' a rotoli. O sono sposati
e non lo dicono, o non l'hanno detto, o spariscono, o sono legati a problemi di dipendenze. Allora, come partendo dal livello più basico, abbiamo l'entità del secondo universo sposa cadavere, che quindi è come se la condannasse a una continua infelicità, frustrazione per scorrettezza dei partner, non per sua instabilità emotiva, Mm. ma proprio perché i partner sono poco limpidi, esattamente al contrario di lei. Ho bisogno di soffermarmi sul suo nome. Il suo nome è veramente molto importante nella sua specifica storia, perché rappresenta in pieno la polarità. Da un lato, il suo nome rappresenta proprio la luce, quindi l'espansione, la verità. Dall'altro, dentro il suo nome c'è la parola Ara, che significa altare, cioè sacrificio. E lei in sé davvero riassume queste due cose. Da un lato è veramente una ragazza di sani principi, di valori molto genuini, profondi e generosi. Dall'altra proprio è come se fosse su un altare sacrificale. E mi ricollego di nuovo qui alla sposa cadavere, che aspetta eternamente all'altare un marito che non arriverà mai perché è quella che l'ha uccisa. Quindi appunto si alternano questi due aspetti, proprio per il fatto che lei, abbastanza imprigionata in terza dimensione, è come se fosse completamente sottomessa ad un patto di fedeltà familiare in cui, in un modo o nell'altro, la donna non deve avere un appagamento nella relazione. La mamma inizialmente non aveva grande appagamento nella relazione perché non aveva un vero supporto emotivo da parte del padre, del marito, cioè del proprio marito, che Mm. è padre di Chiara. E immenso lavoratore con un grandissimo senso di responsabilità, però un po' inafferrabile, imperscrutabile. Parlo di quando ancora non si era ammalato. È così chiara, è come se avesse assunto questo, diciamo così, patto di fedeltà, di essere coerente alla madre in tutto e per tutto, sia legata alla mamma nel gestire questa famiglia, sia legata alla mamma come sorte non felice da un punto di vista relazionale. Ehm, e in conseguenza un altro caratteristica, diciamo così, della terza dimensione è la tendenza molto al sacrificio per gli altri componenti della famiglia, sacrificando la propria realizzazione e felicità. Quindi inevitabilmente va ad attrarre a sé uomini decisamente poco affidabili e poco amorevoli. Questa terra familiare riguarda anche le altre due sorelle? Allora, la sorella che è la prima, la più grande, Sì. Quella coi figli? quella che Che eh, vedremo dopo. sì. Mhm. E l'altra? No, in maniera minore, cioè anche lei ce l'ha in una certa misura, ok? Però è un pochettino meno, sai? Mi Mm. viene di meno. Una terra familiare, che cos'è? Un copione nel parallelismo teatro. È un copione? Sì, esatto, è un unico copione in cui ci sono i nomi dei partecipanti attori e chi è coinvolto è elencato proprio.
Mm. sia fronte che retro, come a dire inizia così e finisce così. Tu ci sei dall'inizio alla fine. Esiste, Monica, un commediografo, quello che ha scritto il copione di tutti, almeno apparentemente. Sì, lo chiamo sceneggiatore, io sì, certo. Chi è nel caso di Chiara? Allora, nel caso di Chiara è Chiara. Ma c'è un mandante, uno a cui lei ha dato mandato? Allora, L'Avatar? allora, partiamo dal presupposto che noi abbiamo fatto una scelta, ok? Nel momento in cui siamo venuti nel pianeta Terra, e cioè che tutti questi copioni siano custoditi, così diciamo, all'interno di, facciamo una specie di biblioteca, un luogo, un magazzino, ok? E questi sono custoditi dal ragno, Mm, che ha la ragnatela tutta intorno a noi. mm. Questo sì, abbiamo scelto così noi, tutti noi. E il ragno calato giù attraverso uno dei fili della sua ragnatela, sicuramente anche l'avatar. Monica, perché ultimamente i ragni sono ovunque? Sia nella vita di tutti i giorni, sia che non è che prima uno non li notava, ci sono proprio, sia ovunque, film, pubblicità, loghi, canzoni, Tananai, no? Mi sembra. Anche Ovunque. Bergoglio è andato in Canada e con lo sciamano ha fatto questo rituale per richiamare la nonna ragno. Mm. Pertanto, perché ehm, il gioco ehm, è in un momento di esposizione. Siamo veramente nell'Apocalisse. E La rivelazione. sì, tutto può essere messo alla luce. Le carte sono scoperte. Certo è che devi saperle leggere. E anche loro adesso sono scoperti. Ma questo perché? Perché l'intero pianeta Terra sta traghettando verso la quarta dimensione. La terza dimensione era buio, quindi noi non potevamo vedere tutta questa struttura invisibile nascosta. Adesso che stiamo traghettando verso la quarta dimensione, per chi vuole, perché non è un obbligo, c'è la possibilità davvero di vedere come stanno le cose. Perfetto. Causa esoterica dei tanti sogni, ma pochi ricordi di questi sogni, eccetto l'amica, che quando appare nei sogni, Chiara ricorda il sogno. Allora, quella dell'oblio dei sogni è proprio uno degli strumenti delle forze oscure di terza dimensione. Perché nella dimensione del sogno noi in verità siamo espansi. Noi viaggiamo anche attraverso le altre dimensioni. Noi siamo esseri multidimensionali. Far sì che noi non ci ricordiamo i sogni è il modo ideale per tenerci solo ed esclusivamente nella terza dimensione. L'amica invece della quale ricorda i sogni è dovuta al fatto che c'è l'amicizia, c'è un sentimento, c'è veramente un qualcosa che ha a che fare con l'amore. Ed è come sempre l'amore che ci permette di distruggere, di superare, di trasformare queste forze oscure e tutti gli espedienti messi in atto dalle forze oscure. L'ex invece lo ricorda, nel senso contrario, okay, perché così lei possa avere una sorta di, ehm, questi controllori che sono poi le forze oscure che noi realizziamo in entità, eccetera, vorrebbero farci alzare sempre di malumore, sempre con le vibrazioni basse.
Mhm. se con qualche dolore fisico anche, per ognuno è diverso. Alcuni si sentono proprio bloccati col collo, con le articolazioni in generale. Persone come Chiara sentono anche diversi disturbi legati allo stomaco, eccetera, no? In modo da iniziare proprio con vibrazioni bassissime e possibilmente condurre tutta la giornata così. Perché in verità questo è un modo per loro di avere il pasto migliore e più nutriente per queste entità. Quindi farle sognare l'ex è l'ideale appunto per crearle questa amarezza. Causa esoterica dei dolori di stomaco, nausea, a volte, da 1 anno e mezzo, se non ricordo male, al risveglio, vomito di nulla, di saliva, bile, mista forse a bile. Allora, qua i fattori sono diversi. In primis c'è questo impianto costituito da assi che vanno proprio come a comprimere la zona intestino e stomaco, quindi creando veramente un'attività non corretta, di tipo anche digestivo. Dall'altro è come se lei diciamo così che nel momento in cui si è avvicinata e poi ha compiuto la sua età, che è un'età che è anche socialmente carica di una serie di aspettative, mm? In cui ci si aspetta che tu ti realizzi in un certo senso, ok? E lei è proprio, anche attraverso questo suo impianto mentale metro da sarta, è sempre lì a valutare il fatto che lei non ha raggiunto quei traguardi che la società stabilisce che si realizzino in quell'età là. Mhm. Mm? Quindi anche questo ovviamente le dà parecchio malessere, ok? Molto anche legato alla perdita di questo secondo padre, cosa che per lei veramente è stata, cioè non ha accettato. mh. Proprio come quelle cose che non accetti ti producono proprio questi disturbi eh, di stomaco, di digestione. Ok. Causa esoterica degli sbadigli che ogni tanto Chiara durante la sessione sta facendo. Come esattamente il suo nome, cioè lei è veramente fatta da due poli. C'è un polo che la porta verso l'oscurità, il buio, e un polo che la porta verso la luce. Questo sbadiglio è proprio questo, la rappresentazione di questo. Va bene. Um, Monica, 2009, terremoto all'Aquila. C'è una corrispondenza con la storia di Chiara e questo evento? All'Aquila c'è il Gran Sasso, che è Sì. che secondo me non è scollegato dal terremoto, dentro il quale ci sono cose, secondo me, la mia idea o ricordo da analisi precedenti, mi sembra. Sì, sì, sì. C'è una coerenza tra questo evento, che ha riguardato tanti, e non solo Chiara, e la storia della famiglia di Chiara, perché da lì c'è un crollo. Mm. Sì, sì, perché si vede proprio questo enorme serpente sotterraneo che è come se avesse la coda sotto il Gran Sasso e stava dormendo. Si sveglia, svegliandosi crea proprio un movimento sotterraneo, crea proprio delle crepe profonde, crea veramente degli scossoni. Si sveglia da che era raggomitolato, attorcigliato, da sotto vuole emergere con la testa. E quindi tutto questo da un punto di vista eterico ha provocato questo terremoto, emergendo con la testa nella zona abitata. Mm.
e per andare a cibarsi, io vedo con questa lingua lunga, per andare a cibarsi di tutte le varie famiglie possibili, in vari modi, sia inizialmente facendo tanti morti, ma poi anche successivamente vivendo come di rendita. Vivere di rendita, quindi nutrirsi di queste energie basse, significa nutrirsi anche di tutte queste famiglie che hanno avuto difficoltà con la casa, con l'attività lavorativa, proprio perché tutto quanto è crollato, non è stato ricostruito, non c'è stata una vera ripresa. Mhm. Qual è la causa esoterica, diciamo, di questo evento? Nella Matrix c'è il ragno, le forze oscure. Perché 2009? Perché l'Aquila? Perché? Beh, perché io qua vedo proprio questa specie di mh, mh, non so, c'è sempre questa lotta tra le due forze, ok? Allora, diciamo così che una certa forza per riprendersi quella regione e specialmente quella montagna, perché quella montagna è sacra, avvengono tante cose da un punto di vista energetico, ma anche proprio da un punto di vista fisico. Ci sono proprio dei laboratori, ok? Quindi le due fazioni, il nome stesso, no, è dei falconiformi, ok? Mm. Però non sempre loro hanno il dominio, ok? Quindi per riprendersi il totale dominio, è successo che questo serpente ha fatto una controazione. Non so se riesco a spiegarmi. Mhm, mhm. Ok? Perché si tratta sempre di una guerra in cui c'è sempre un'azione e una risposta di di queste due fazioni. Bene. Le persone che sono Le mancate nel note, terremoto, dimmi. in realtà mi veniva addirittura che sono iniziate delle cose dal 2008. L'Umbria è molto molto importante da un punto di vista esoterico. Mhm. Succedono tantissime cose in Umbria. Lei prima ha citato anche la città di Perugia, altrettanto, Mm. sia a Che è livello all'Abruzzo proprio, adesso? perché sono attaccati. Mhm. Sono attaccate e mi fa vedere come di fatto diverse, non so come dirti, affari dell'Abruzzo sono gestiti in Umbria, per esempio. Mm. Anche da un punto di vista del tribunale, tante cose sono di là, a due passi, ok, dall'altra parte. Ed è come se fosse l'Abruzzo una specie di succursale umbra. Mm. Ok, portale aureo per tutte le persone che sono mancate durante quel terremoto e che sono ancora in giro, sia perché è giusto così, sia per togliere questa energia fondamentale, importantissima. Il frutto del sacrificio è questo, dalle mani di questa o di quella fazione. Non sono tanti. Penso che sono anche passati tanti anni, quindi abbiamo diverse volte dato la possibilità a loro, Mhm. ma ne vengono solo 300. Va bene, tutti via. Mi vengono anche alcune persone che si sono suicidate come esito finale, diciamo così, no? Perché non riuscivano più a sostenere questa rovina. Cosa vuole fare Chiara in questa occasione? Chiara in eterico è come se si mettesse a ricostruire ciò che ancora non è stato ricostruito.
Ma non parlo solo a livello di edifici, ma proprio a livello di riportare equilibrio laddove si era incrinato e non si è più ristabilito. Vogliamo mettere un ad eternum qua? Chiedelo a Chiara. Per esempio al centro del Grassasso. Sì, lei vuole mettere un ad eternum che sembra quasi una nuvola che ha effetto a tutti i livelli del Gran Sasso, Mhm. quindi a quelli più visibili e a quelli più profondi, sotterranei, perché ci sono molte cose sotto il Gran Sasso. Fatto come? Sembra una nuvola che però proprio per la sua particolare consistenza può penetrare i vari strati. Ultima domanda, Monica. Conoscevo almeno due persone dell'Aquila, un ragazzo e una ragazza, che hanno vissuto in prima persona il terremoto. In epoca di pandeminchia sono diventati completamente scemi, completamente succubi della paura, completamente schiavi del sistema, completamente contro gli amici che non erano allineati con punturine e aghi vari, quindi grande scisma di amici. E adesso mi viene in mente che costoro, una si è salvata per un pelo, perché proprio quella notte è andata a dormire dai genitori fuori dall'Aquila, e l'altro ha dormito vestito per mesi dopo il terremoto, con il kit salvavita accanto. Erano tutti e due nel centro storico, in case diverse. Mi C'è una viene fuori correlazione? a programma. Mm? Ci sono alcuni eventi che non sono poi del tutto naturali, ok? Sono provocati. C'è proprio una specie di programma sotto, ok? Quindi è di creare un trauma nelle persone che subiscono questi eventi in modo tale quasi da fare tabula rasa nella loro testa e nel momento in cui sono così sono più facilmente manipolabili. Perché vivendo un episodio così importante di paura, diventano più deboli e quindi più manovrabili. Grazie alla paura. La paura ha lasciato un seme Esatto. in loro. Va bene. Veniamo a noi. Siamo nel camerino di Chiara. Chiara è l'attrice. Ci sono le luci, lei ripassa la scena. Ha in mano il suo copione. Le piace un po', perché comunque questo, per esempio, è una cosa che la fa sentire a suo agio. Ok. Che cosa? La recitazione? No, non ho capito, scusami. L'idea di vederla da questo punto di vista, perché lei ha abbastanza familiarità con ciò che è lo schermo, ciò che si vede attraverso uno schermo. Lei è una fruitrice, diciamo così, no? Ok, di contenuti, Mhm. così, no? Quindi gli hai fatto vedere questa cosa. Lei è come se si sentisse che sì, è padrona della scena. Ok, le faccio notare però che nella cassettiera, lì nel camerino, accanto a lei, nell'ultimo cassetto, ci sono altri copioni inediti. In uno, per esempio, lei si realizza, esce di casa, assiste i genitori da lontano, due isolati, inizia la sua vita, incontra un uomo. Uomo. Mm. Allora, questo copione le piace, anche se sento da lontano come una specie di senso di colpa, che è poi quella piovra, che è come se la volesse recuperare e riportare alla sua vita.
No, Mhm. non si fa. Da copione numero 1. Quanti sono i copioni in quel cassetto? 0, 1, 2, 3, infiniti? Allora, potenzialmente infiniti, però un pochettino più alla portata di mano di Chiara una decina. E io vedo come se fosse questa pila che va verso il basso, no? I primi X, 10, ne avevo 3, 4, molto di carta, e poi piano piano tipo di nuvole, di trasparenti, ma Che sono infiniti, perché anche questi possono essere recuperati, però come dici tu hanno una consistenza più difficile da realizzare. esatto, però si vede come una scala vista a pioli, vista dall'alto, Esatto. una cosa che va in giù, potrebbe anche andare in su, non è che andare in giù sia male. Ok, dov'è il senso di colpa nel corpo emozionale di Chiara? Mi fa vedere che è quello che spinge questi conati, come una specie di stantuffo Mhm. che Dove? quindi è qui, grosso modo nel quello che noi chiamiamo terzo chakra, più o meno a livello dell'ombelico, Mhm. all'interno ovviamente, Mhm. e vedo che è come se desse dei colpi, che le fanno poi provare anche questo senso di nausea, di saliva, diciamo così, rimessa. Pirite, terzo chakra, un Ah, metallo pesante, giallo. Mm. per l'abbondanza, ottimo. Mhm. Le servirebbe? Sì, oltretutto mi viene fuori una parola un po' strana, che è inarmocromia. Cos'è? Inarmocromia? Sì, è In, inarmo? in, staccato, Armocromia. armocromia, quindi è in armonia con i suoi colori naturali. È un gioco, non è che adesso devi andare a cercarti la sfera di Pirite, ok? Però se c'è un negozio di cristalli all'Aquila e vuoi farti un giro e appena entri, boom, la vedi, per gioco, perché sono cose belle, invece di riempirsi casa di stupidaggini di plastica e di oggetti di design di plastica, uno se la riempie, ci mette delle cose belle che hanno anche un'energia. Ce l'hai già questa? Ok, ok. Ottimo, quante belle cose che stiamo vedendo. E quindi cosa fa Chiara? Si va in scena. 2 minuti. E lei è pronta, ehm, Scrivimela. truccata, pettinata Mhm. e Con il decisa. costume. Sì. Tra l'altro è molto diversa, vestita non è casual, qui sembra quasi in abito da sera, Mhm. molto Colore. simile, celeste, Mm. celeste, un po' celeste e un po' bianco, con le maniche un po' svasate, un po' scollato, non troppo, Mhm. inserti anche Mm. amati. E ascolta, ma lo spettacolo come si intitola? Chiara, Chiara, sì. andiamo in scena. Chi c'è nel pubblico? Allora, nel pubblico ci sono tutti i suoi familiari, tutte le persone che hanno anche solo sfiorato la sua vita e poi tante altre persone invece che verranno, che potrebbero venire. E poi ci sono anche diverse persone che seguono le sessioni, ma anche E, persone dell'estero. e lei che copione ha scelto? Il vecchio? È come se avesse scelto un copione quasi in cui può fare un'esperienza fuori dall'Italia, temporanea. Molto molto terapeutico, Mm. molto interessante, ma tipo è bianco questo copione?
Sì, il copione è bianco. Lei vedo che trema, le mani le tremano, no? Col copione in mano. Sì, anche perché è chiaro che è un qualcosa di veramente audace per lei. Vede che potrebbe addirittura essere molto lontano, come in America, ma non necessariamente così lontano, no? Si tratta chiaramente di un copione non fisso, è un copione in trasformazione, non è rigido. E lei lo può modificare nei particolari quando vuole. Infatti mi fa proprio vedere che è come se fosse un copione un po' liquido in un certo senso. Non ci sono frasi scritte in maniera netta e definitiva, sono cangianti. Quindi nella prima versione lei è in America. Intanto mandiamo un'altra Chiara nel cluster. Un cumulo, sai, sembrano questi... ehm, hai presente quei cassonetti in cui metti gli abiti usati? Mm, E alle volte ti capita che alcuni vandali li tirino fuori e i si crea. rom. Sì. Beh, dai, non per forza, insomma. Vabbè, Beh, comunque. insomma. Eh, e facciano questi mucchi che sembrano di stracci. Mhm. Eh, perché poi piove e quindi si inzuppano, si sporcano così. Ecco, il suo cluster è fatto da tutti questi abiti usati, un po' accatastati all'aria infusa. E li tiene? No, vedo che ha dei movimenti anche molto eleganti e risoluti, e come se facesse una specie di pacchetto, regalo, perché è come se si fosse resa conto che comunque tutto questo se l'è regalato lei. Mm. Li butta. Sì, sì, E qui cosa mette al suo posto? è la pirite. La pirite che da materica che assume, diciamo così, una forma invece più energetica. Quindi emette tutta una serie di raggi che vanno dal giallo, rosso, ma anche argento. Ok, l'avatar c'è ancora. L'avatar sembra quasi vestita, boh, da locandiera. Ehm, e- ed è come se stesse facendo, non so come dirti, la sua ultima messa in scena. No? La locandiera tuttofare, hai presente, no? Che ha mille ruoli all'interno della locanda. Ehm, Chiara, che vuole una svolta nella sua vita, sceglie di mettere questo avatar all'interno del portale definitivo. E qui la Deternum che mette è il girasole che abbiamo visto all'inizio, che ruota molto velocemente e mentre ruota fa anche spargere tutti i suoi semi intorno. Torniamo a teatro. Qual è la scena adesso? E c'è molta sorpresa da parte del pubblico. Vedo che ci sono degli applausi, delle facce stupite. Ehm, e lei in questo momento, quindi questo guardando il pubblico, guardando invece il teatro, Chiara ha i piedi a bagno, non so, sembra quasi una piscina, però più bella, non so, sembra una piscina naturale, di quelle all'aperto. Ehm, e, e ha un appuntamento. Falconiforme gabbiano, giaguaro, termiti, piovra, posacadavere e 3DL esistono ancora? No, Le tre entità mentali e gli impianti? no, Il progetto mercato popolare esiste ancora? no. Nuova vibrazione. Eh, 345.
Nuova consapevolezza. 170. Nuova PS. 52. Nuove vite precedenti. 1811. Cervello. 9,4. Suscettibilità ipnotica. 60. 3D. 40. Vivacità animica. 74. Come vedi Chiara Monica? Allora, come tutta a ribollire, ok? Ci sono tante cose che si stanno muovendo dentro di lei. Però queste bolle io le vedo d'oro comunque, ribollire d'oro. Cosa vuole dire all'ex? Anche niente, se vuole. E, mi ha fatto vedere, più che dire così, mi ha fatto vedere che ha delle forbici affilate, ben funzionanti e ha tagliato. Alle sorelle. Mi fa vedere l'idea della famiglia, però mi fa vedere come queste sorelle riescano a risollevare e a portare verso la luce tutta la famiglia intera. All'amica. Uh, Mi fa vedere quasi un anello per la solidità del rapporto. Alla madre. E adesso mi ricordo che sei tu mia mamma, non io tua mamma. Al padre. Lo va a abbracciare, un po' a accarezzare come un bambino. A se stessa. La protagonista dello spettacolo Chiara. Voglio conoscermi come donna libera. Questo non significa voltare le spalle ai miei affetti, ma significa aprirmi a me stessa, ai miei desideri e alla mia realizzazione. Vedo proprio davanti allo specchio Chiara che apre le braccia come ad accogliere se stessa. È sempre in azzurro. Adesso la vedo vestita così com'è, è realmente. È sempre sola. In questo momento sì. Ok. Va bene, abbiamo finito.